Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi ho in laboratorio un saldatore di quelli che usano i carrozzieri per saldare i pezzi di plastica insieme, quelli che mettono le graffette metalliche nei pezzi di plastica, che non funziona più. Un mio amico carrozziere ha detto: guarda, mi ha fatto il fumo, mi ha fatto una fumata, se mi ci dai un'occhiata. Poi sentivo delle cose che andavano a giro, ho provato a rimetterle insieme e non sono riuscito. Sicché gli daremo insieme, io e voi, un'occhiata e vediamo se riusciamo a farlo rifunzionare. Pertanto continuate a guardare questo video e vedete anche questa volta cosa combino per voi. Questa è una saldatrice di quelle che salda la plastica, la usa un amico mio carrozziere per riparare i paraurti e le parti in plastica. Vediamo se riesco a inquadrarlo. Qui c'è ovviamente la sua pinza, ci si mette dentro questi e poi premendo il pulsante questi si scaldano. Che mi ha chiamato, ha detto: guarda, mi ha fatto il fumo. E sono andato là, poi aveva smontato questo, vedete che fa un mucchio di giri, perché chiaramente probabilmente c'è il blocco, ha detto c'era tutte le lamelle a giro. La cosa veramente buffa, ora ve la avvicino prima che sfuochi la camera, non so se si vede, se si vedrà. Ecco qui, questo LED qui, ne manca metà, ha detto ne ha fatto il fumo di lì. Ora questo è visibilmente bruciato perché mi sembra che sia bruciato, ma questo qui ne manca metà. Io LED l'ho visti bruciare, ma spaccarsi a metà così no. Comunque sono curioso, la apriamo insieme io e voi, guardiamo come è fatta dentro. Allora, vediamo se si apre. Il commutatore è veramente striminzito, nel senso è veramente corto, e mi sembra che praticamente è solo un trasformatore, come mi immaginavo, è solo un trasformatore. Smonto il commutatore un attimo, lo svito e così si lavora meglio. Allora, qui all'interno c'è solamente un commutatore che comanda il primario di questo trasformatore. Il trasformatore, l'uscita va direttamente alla pinza, questa qui. Modificando ovviamente i valori del primario, gli avvolgimenti del primario, si ottiene una tensione diversa anche sul secondario, che è massimo, se non mi sbaglio, arriva a 2 volt. Mi pare che sia da 1,5 volt a 2 volt. Dovrebbe fare 1,5 volt, 1,7 volt, 2 volt, modificando chiaramente i contatti del primario. Praticamente questo qui è il comune, se non sbaglio. Poi c'è avvolgimento qui, avvolgimento qui, avvolgimento qui, ovviamente sono insieme, sono in serie gli avvolgimenti, e questo commutatore dovrebbe fare la funzione. Questi diodi non hanno altro ovviamente che la funzione di spia. Il commutatore è stato messo sul primario del trasformatore perché così l'assorbimento di corrente è basso e possono usare un commutatore piccolo, però questo commutatore non funziona più. Ora io lo smonto e vediamo, perché se non mi sbaglio, non vorrei aver capito male, che questo qui era tutto aperto, probabilmente si era rotto e lui l'ha rimontato, ma ovviamente non funziona. Vediamo se è possibile rimediare in qualche maniera o se va sostituito. Dissaldo anche i diodi, che in questa maniera così tanto vanno sostituiti. Forse rosso no, ma insomma a questo punto li metto tutti nuovi. Quegli altri due ve li faccio vedere, sono veramente andati.
Allora, eccoli qua, uno è cascato, e qui. Allora, vediamoli da vicino. Allora, il diodo giallo c'è questo segno qui, non so se è bruciatura, se è sporco, non lo so. Diodo verde, come vedete, ne manca metà, è scoppiato praticamente, sicché va cambiato sicuramente. Diodo rosso forse funziona, però a questo punto 3 diodi costano nulla, faccio prima a cambiarli. Ora smonto anche il commutatore comunque. Allora, questo è un commutatore a 3 vie. Questo è un commutatore a 3 vie, non so perché hanno usato a 3 vie, comunque sia, si vede che ce l'avevano. Se a lui li si è smontato, provo a vedere se si può aprire. E infatti si può aprire, qui sono le famose mollettine che mi ha detto lui, dice erano tutte a giro, io le ho rimesse dentro, ma non so come erano. Vediamo se io riesco, se non manca nulla, se riesco a farlo, o se no si cambia, guardiamo di trovare qualcosa. Ora intanto ci studio, vedo com'è fatto, poi riaccendo la camera. Sono riuscito a ripristinarlo. Ovviamente lasciateci poi la vitina, il dado avvitato perché sotto c'è il fermo che gli fa fare più di una rotazione. Ora è bloccato su 4 posizioni praticamente. Se il pernino che c'è sotto si sposta, ne fa di più e poi non funziona ovviamente. Non vi ho fatto vedere come l'ho rimesso insieme perché già ci sono diventato matto io, perché un conto è quando li smontiamo e ovviamente quando le smonto vedo come sono fatti, e un conto è quando diciamo tutti i contatti sono a giro e bisogna andarci diciamo per tentativi. Comunque ora lo rimonto sul circuito stampato e poi c'ho da ripristinare qualche pista, vi faccio vedere, perché nonostante la stazione di saldante si vede che le piste proprio belle non erano e sono venute via un paio. Allora, come vedete purtroppo le piste queste qui singola, questa e questa, sono venute via, nonostante, ripeto, la stazione di saldante, e poi queste piste, questa qui fine è venuta via e quest'altra, diciamo, una parte è venuta via. Ora non fate, quando vi capita queste cose qui, sarebbe bene non capitasse, ma insomma se vi capitano queste cose qui, non fate come qualcuno che fa una saldatura grossa per farle toccare, diciamo, insieme la pista e il contatto, perché non è una bella cosa. Metteteci sempre un pezzettino di filo di rame. Ora io lo preparo, poi vi faccio vedere come dovete fare se vi capita una cosa purtroppo del genere. Allora, una volta che dovete sistemare una pista che si rompe, prima di tutto grattate un pochino la pista così, come ho fatto io, poi la stagnate nel frattempo e la preparate poi per la saldatura vera e propria con un pezzettino di filo. Poi prendete 2 pezzettini di filo di rame possibilmente stagnato e lo girate intorno a una punta da 1 millimetro, 1 millimetro e mezzo. Questo è da 1 millimetro e mezzo perché ovviamente il terminale del connettore del commutatore è un pochino più grande. La girate intorno, diciamo, alla punta fino a fare un occhiellino piccolino e dopo si saldano tutte e due al suo posto. Una volta fatto un occhiellino così lo possiamo mettere sulla pista e saldarlo. In alternativa, se non lo volete avvolgere, potete fare un occhiellino in questa maniera. Io penso che le farò, diciamo, in questa maniera. Preparo l'altro e poi si montano. Una volta messo sulla basettina, ovviamente si salda, si appunta magari da una parte perché tenderà a spostarsi, vedete, è venuto via.
essendo leggero può venire via, sicché si appunta da una parte e poi si finisce di saldare. Fatto così la pista, diciamo, è un pochino più robusta. Ora metto anche l'altro e poi siamo a posto. In questa maniera, diciamo, le piste sono, diciamo, ben salde un'altra volta, ecco, in maniera che non c'è solo la goccina di stagno che le tiene. Per saldare i diodi nuovi, i diodi LED nuovi, e poi lo proviamo. L'ho rimontata, la accendiamo un attimo, attacco la spina, così praticamente spenta. Ecco qua, ho scriccato l'interruttore, così non esce tensione comunque, e così sulla spia verde ovviamente meno potenza, media potenza, potenza massima rossa. E praticamente su questa pistola qui, su questo terminale qui, premendo questo interruttore qui, ci troviamo appunto da 1,7 fino, mi sembra, a 2,2 volt, perché sfrutta un trasformatore piccolino, però con da 2,20 ovviamente, 2,30 come ora, a 2 volt ovviamente esce un bel amperaggio in grado di far scaldare tranquillamente il filo di metallo. Ora lo proviamo. Allora, si mette qua il filettino metallico e poi proviamo a scaldare questo, vediamo se scalda, e praticamente in questa maniera qui, anzi facciamo una cosa, facciamo conto che questo qui sia un pezzo di plastica rotto in tre, ovviamente ci vorrebbe più di una di queste, io ho solo questa, e premendolo qui e premendo, diciamo, il pulsantino, questo dovrebbe scaldarlo e entrare dentro, almeno questo è quello che speriamo, e infatti piano piano sta entrando dentro. Ora io non sono pratico con questa cosa qui, però praticamente la fuso insieme, poi uno bravo magari chiaramente lo adopererà meglio che di me. Comunque la riparazione è stata semplice e è finita. Ora vi faccio uno schemino, vi spiego come funziona. Vi volevo spiegare brevemente come era fatto, diciamo, questa macchina per saldare la plastica. Allora, si sfrutta un trasformatore dove c'è un'uscita a bassa tensione. In questo caso si va da 1,5 volt a 2 volt. A 2 volt c'è un consumo sulla resistenza di circa 20 ampere. Però avete visto, è stato usato un commutatore piccolo. Perché è stato usato un commutatore piccolo? Perché a 2 volt 20 ampere alla fine sono 40 watt, e questi 40 watt circa, tralasciando le perdite del trasformatore, le avremo, diciamo, anche sul primario, sicché 40 watt sul primario non sono più ovviamente 20 ampere, ma sono 170 mA, 0,17 ampere, e pertanto è stato possibile usare un commutatore molto più piccolo, che un commutatore da 20 ampere comincia a diventare grosso, e il commutatorino è stato messo sul primario del trasformatore, dove il primario del trasformatore ha meno o più spire, quest'ultima posizione è quando era spento, e queste tre sono le tre uscite del minimo, medio e massimo del calore poi che va alla resistenza. Il minimo sarà 1,5 volt, il massimo 2 volte. In questo, diciamo, primario del trasformatore, più o meno spire, ovviamente dove andremo a mandare tensione tramite il commutatore, avremo più o meno
tensione sull'uscita. È la stessa cosa che in definitiva si usava anche nei vecchi raddrizzatori a bordo delle barche, o anche quelli che servivano per caricare le macchine una volta dall'elettrauto. Una volta che non si usava un trasformatore di switch mode, che non c'era elettronica, praticamente sul primario del trasformatore c'erano diverse prese. Qui ora ce ne sono 3, ma potevano essere 5-6 prese diverse per cambiare ovviamente la corrente in uscita, perché variava leggermente la tensione in ingresso e di conseguenza variava di poco la tensione in uscita, e variava anche la corrente che poi andava sulla batteria. Ovviamente qui c'era lo stadio raddrizzatore. Questo perché, per fare sempre un esempio, se specialmente a bordo alle barche, se diciamo un raddrizzatore, un caricabatterie, dove il caricabatterie di solito veniva messo nella sala macchine, però veniva comandato dalla plancia. Allora, non è che se avessero fatto un trasformatore con diverse prese intermedie sul secondario, magari mettiamo, per dire poco, che fosse, per fare anche conto pari, mettiamo che a 24 volt fosse un caricabatteria da 100 A. Ovviamente portare su 5-6 cavi, se aveva più regolazioni da 100 A, che reggessero 100 A, venivano dei bei cavi grossi, senza considerare che su ci sarebbe stato un commutatore da 100 A che bello grosso. Però 100 A a 24 volt sono 2400 watt. Se noi questi 2400 watt li trasformiamo a 230 volt sono 10 A, e di conseguenza portare su un cavo che regge 10 A è ovviamente molto più piccolo che portare diciamo dalla sala macchine in plancia un cavo che ne regge 100. La stessa cosa consumando 10,43 A circa, ripeto, escludendo le perdite che ci sarebbero nel trasformatore e compagnia cantante. Ovviamente con un commutatore semplice da 16 A uno risolve tutto, il commutatore è piccolo, i cavi sono piccoli e tutti sono contenti. Comunque questo è praticamente lo stesso sistema. Il video è finito, è stato anche abbastanza breve, però abbiamo visto come sono fatti all'interno questi saldatori per plastica, questi metti punti, non so come si possano chiamare, metti graffette metalliche per la plastica, come sono fatti e come, se non si brucia il trasformatore, sia piuttosto facile ripararli. Spero, ripeto, che il video vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto ovviamente lasciate un mi piace, perché mi fa piacere che ovviamente apprezziate quello che faccio gratuitamente per voi. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!